alziamo il volume e vedrete anche voi quello che ho visto io. Come vedete fa una semionda sola praticamente. Eccola lì. Proviamo a vedere se ci fosse dei problemi nel bilanciamento, ma il bilanciamento è a posto. E la cosa strana, veramente strana, è che faccia lo stesso difetto identico su tutti e due i canali. Allora, buongiorno e benvenuti su The River Lab. Ho un Marantz da riparare che ha fatto un po' di strada, nel senso è stato portato a Roma per essere riparato e poi è tornato giù in condizioni pessime, non si sente l'audio, praticamente distorge come si alza un pochino il volume, lo vedremo insieme. E qui è la maledizione dei Marantz che vanno in mano a persone sbagliate. Avete visto un altro Marantz che diciamo c'è un video, l'hanno disintegrato e questo non l'avranno disintegrato, ma comunque purtroppo mi dispiace dirlo, ma ci devono aver capito poco. Comunque guardiamo un attimino questa riparazione, quello che succede e come al solito continuate a guardare il video e vedete cosa combino per voi. Allora, l'amplificatore l'ho messo sul banco, l'ho collegato al carico fittizio wattmetro, visioneremo velocemente con l'oscilloscopio per vedere diciamo cosa ha. Ho collegato le sonde dell'oscilloscopio direttamente all'uscita, ma prima, visto che l'apparecchio l'aveva guardato l'amico di Roma, diamo un'occhiata non ci sia delle sorprese. Vi ricordate l'altro Marantz? Che c'era delle cose strane dentro. Vediamolo da vicino insieme. Allora, così a prima vista, cose strane non ci sono state messe. Per cose strane, se vi ricordate l'altro Marantz, ci avevano messo dei moduli, delle cose strane che non erano affatto le sue. Sicché non resta che provarlo. Allora l'amplificatore è acceso, diamo un pochino di volume, guardiamo i V-meter. Cavolo, potentissimo, siamo a praticamente un terzo del volume, è già praticamente a fondo scala, ma il wattmetro non si muove. Ora ve lo faccio vedere. Allora, questo è un amplificatore, se non vado a mente, è 65-70 watt per canale circa, più o meno, insomma sopra i 60. Abbiamo il wattmetro sulla portata 10 watt fondo scala. Io rimetto il V-meter come prima dell'amplificatore, do potenza. Ora non sono al massimo perché non voglio sciupare niente. Comunque i V-meter sono tutti accesi e come vedete, se siamo 10 watt fondo scala, e qui siamo a neanche 2 watt. Ma la cosa più bella la vediamo sull'oscilloscopio, che ora ve lo inquadro. Ecco qua il nostro oscilloscopio vintage, che a me piace tanto, è vecchio come me, il primo oscilloscopio che ho comprato, funziona sempre. Alziamo il volume e vedrete anche voi quello che ho visto io. Come vedete fa una semionda sola praticamente. Eccola lì. Proviamo a vedere se ci fosse dei problemi nel bilanciamento, ma il bilanciamento è a posto. E la cosa strana, veramente strana, è che faccia lo stesso difetto identico su tutti e due i canali. Che ora un amplificatore si sia guastato in questa maniera qui, con tutti e due i canali lo stesso difetto identico, per carità, ci sta tutto, però vorrei capire un attimino come mai. E sicché ora lo scollego e lo smontiamo. Non ho neanche ancora levato le viti, l'ho solo capovolto. Come potete vedere manca non solo delle viti, ma ora può darsi che siano le sue quelle viti lì, a parte mancano. Però non mi ricordo che il Marantz avesse delle viti così tipo computer. Poi per carità, può darsi. Comunque vedete ne manca
un mucchio. Allora facciamo una carrellata dei transistor. A prima vista, vedete? Vedete? Sembrerebbero diversi, ma in realtà questo qui, anche se di colore diverso, è giusto. Probabilmente è stato cambiato, ma però è del tipo giusto. Ora io segnerei un attimino, lo dico sempre un attimino, mi prendono in giro, e segnerei quali sono gli N e quali sono i P, perché poi ci fa comodo per la nostra riparazione. L'ho segnati e non vi spaventate, ovviamente dice ma hai imbrattato lo stampato, dopo si cancella ovviamente, ma per prendere le misure fa comodo. Allora, dopo aver dato una controllata generale e aver visto che non ci sia delle cose fatte veramente male, perché ripeto, quando è stato guardato un apparecchio da un'altra persona bisogna controllare, considerando come l'hanno reso questa volta. Allora, un'altra cosa che mi è venuta in mente, perché io ho la mente che è diesel ormai, non è più un due tempi, un motore da cross a due tempi come quando avevo 18 anni, ora è diventata diesel. Mi è venuto in mente che nei Marantz hanno, i Marantz anzi, hanno la cattiva abitudine e le resistenze di sicurezza di cambiare di valore anche a amplificatore fermo, diciamo con gli anni cambiano di valore. Allora, cosa potrebbe essere su tutti e due i canali che dà lo stesso problema? Delle resistenze, per esempio quelle di sicurezza, che hanno cambiato di valore. Per esempio, io vi faccio vedere solo su un canale, poi ovviamente se sono variate di valore su tutti e due i canali si svelerebbe il mistero perché dà gli stessi problemi su tutti e due i canali quando di solito lo dà su un canale solo. Allora, una delle cose che potrebbe essere questa resistenza qui e la sua compagna, che è quest'altra resistenza qui. Se queste due o una delle due è variata, diciamo amplifica meno da una parte, e sicché la semionda sarebbe distorta, mancherebbe diciamo una semionda, o una semionda avrebbe amplificata meno, un po' come succedeva in quella cosa lì. Comunque dovete guardare tutte le resistenze contrassegnate dal simbolino, perché hanno la cattiva abitudine di cambiare, diciamo, di valore. Un altro problema potrebbe anche essere, per dire, potrebbe essere anche questa qui, che ovviamente se mi varia di valore anche lei mi fa dei danni e mi amplifica, diciamo, male una semionda. Comunque sia, dobbiamo andare a controllare, ora controllerò e poi vi faccio vedere tutte, anche se questa non è di sicurezza, però potrebbe essere anche questa uno dei problemi. Comunque tutte le resistenze che sono contrassegnate con il simbolino col triangolino, che potrebbero, diciamo, aver variato di valore. Anche questa, tutte quelle che vedete che hanno il triangolino. Sicché ecco, questo è un consiglio che vi do. Ora do un'occhiata e andiamo a vedere se nella realtà abbiamo trovato qualcosa di guasto, e ci rivediamo fra mezz'ora, il tempo che mi ci vorrà a controllarle. Allora, eccoci qua di nuovo, ho misurato le resistenze, ho trovato in particolare delle resistenze da 3,30 ohm e delle resistenze che dovrebbero essere 120 ohm di valore alterato di parecchio. Facciamo un esempio, vedete il tester, qui c'ho coccodrilli, questa dovrebbe essere 3,30, la misuriamo e mi dà 17 kΩ. Quest'altra dovrebbe essere anche questa 3,30, la misuriamo e mi dà 3 kΩ. Non è una resistenza da 3 kΩ, questa è uguale sempre da 3,30, e se la trovo, ecco, se riesco a beccare
il reoforo, anche questa qui 13 kΩ, e le spostiamo un attimino. Queste resistenze sono tutte da 120 ohm, dovrebbero essere tutte da 120 ohm. Questa è 1,2 kΩ, ma dovrebbe essere da 120 ohm, no? Anche se ora l'ho persa. Prendiamone un'altra. Questa 1 kg e rotti, quest'altra qui sempre da 120 ohm, sono variate di valore in maniera questa 2 kΩ, questa qui, sicché andate a vedere le resistenze di sicurezza perché ne vedete delle belle. Anche questa qui 1,2 kΩ, praticamente sono decuplicate di valore o peggio. Ripeto, non sono resistenze da 1 kΩ e 2, vedete questa è 900 ohm, sono resistenze che dovrebbero essere 120 ohm. Non vi fate ingannare da colori che si vedono male. Ovviamente ho fatto riferimento, anche se i colori si vedono male, specialmente con la telecamera, visti da vicino i colori sono quelli giusti, e poi ovviamente sul circuito stampato ho fatto riferimento allo schema, i valori sono quello che dovrebbero essere, ripeto, 330 ohm e 120 ohm, e sono tutte avariate e tutte alterate di valore, e sono tutte resistenze di sicurezza. Prova del 9 per il San Tommaso Sapientoni, che dopo mi tocca discutere e non ho voglia. Si vede abbastanza bene questa arancione arancione marrone, e vediamo il tester cosa dice, sicché dovrebbe essere 3,30. Se io alzo il tester, la sposto sul tester, dove è finito il tester, eccola qua, 13 kΩ, sono tutte avariate di valore. Allora, un'altra delle cose che andrò a fare, anche se teoricamente si potrebbe lasciare, ma per fare le cose come vanno fatte, c'era stato montato un TL082, ma la ditta, diciamo la Marantz, dice che ci va un 45-58, e visto che ce l'ho, lo monterò su zoccolo e ce lo monto. Allora, dopo aver cambiato le resistenze che vi avevo fatto vedere, direi di vedere se ora la forma d'onda viene amplificata, tutte e due le semionde. Proviamo un attimino, ho ridetto un attimino, non me ne avete a male. Ecco, come vedete ora sembra che tutte e due le semionde stiano andando di pari passo, e infatti siamo già, ora abbasso, siamo già a 10 watt, che prima col cavolo che ci arrivava. Alzo un attimino, siamo arrivati a 35 watt. Le forme d'onda sono sempre, sono andate fuori schermo, ma insomma sono sempre buone. Io direi di alzare un altro po' per vedere quando va in clipping. Ancora, ancora, stava, dove è andato? No, è successa una brutta cosa che ora vi faccio vedere. Queste sono cose che mi fanno agitare quando succedono, e ci sarà il motivo. Dov'è? Eccola qua, dov'è? Eccola qua, la lampada a piena potenza, e vuol dire che è successo qualcosa all'amplificatore, perché probabilmente c'era qualche cosa, e adesso indago, e il fatto che sono toscano e non ho tirato niente né ancora vuol dire che ho avuto abbastanza self control. Allora, come sospettavo, sono andati due finali, purtroppo, perché si trovano sempre male, ovviamente. Allora, vi faccio vedere, spero si veda come al solito abbastanza bene. Come vedete è in corto, fra collettore e mettitore, anche invertendo i puntali è in corto se non mi sbaglio anche fra base e collettore. E la stessa cosa questo, è proprio andato completamente in corto.
Se vi ricordate all'inizio avevo visto che mi sembravano buoni, diciamo originali, erano stati cambiati, sono stati cambiati tutti, però probabilmente questi qualcosina avevano e ora li cambio e vediamo cosa poter fare. Allora, trovare ricambi è sempre difficile. Io ci metto questi due che, se hanno i piedini corti, li allungherò, che sono usati. Sono usati e l'ho comprati da un fornitore che ha dei componenti usati, che insomma fino ad ora tocchiamosi, mi sono sempre trovato bene, e ovviamente è meglio trovarli usati ma originali che trovare delle cose cinesi che poi bruciano, non perché siano cinesi ma perché è robaccia. E anche questi ovviamente c'è diventato tipo il mercato nero dei transistor originali e li fanno pagare comunque un occhio della testa. Allora, i transistor sono stati sostituiti. Questo è uno e questo è l'altro. Vi ricordo un'altra volta che li avevo selezionati, ne avevo diversi, sicché ho potuto fare la selezione. Allora, già che c'era, ho smontato anche i relè perché mi sono accorto che c'era dei falsi contatti, e se vedete, ora lo cambierò, i contatti sono neri neri neri, dovrebbero essere belli lucidi come avete già visto un'altra volta in un altro video. Quando sono neri così fanno male contatto. Allora, ora sto toccando i contatti del relè con il relè chiuso alimentato, ovviamente l'ho alimentato con l'alimentatore, e vedete che insomma dovrebbe segnare così. Ora sto toccando i puntali insieme, 0,0 ohm, invece siamo 5 ohm, 4 ohm, sono diciamo molto ballerini. Ora provo l'altro contatto, ma sono ballerini, sicché ovviamente, ecco, questo addirittura ora in questo momento non fa nemmeno contatto perché sono molto sporchi. Ecco, vedete, va e viene, sicché il relè va cambiato, anche perché questo qui non si può, diciamo, sistemare, perché ve lo faccio vedere un attimino. Ecco, questo l'ho dovuto rompere per farvelo vedere, ma è un relè completamente sigillato. Vi faccio vedere la resistenza di un relè quando scatta, quale dovrebbe essere. Vedete, 0,02, cioè quasi niente, mentre prima ovviamente il relè segnava parecchio e andava, diciamo, cambiato, perché ripeto, questo è sigillato e l'ho aperto solo per farvelo vedere. Come relè ho montato un Feme italianissimo con i contatti argentati, sicché di qualità sicuramente superiore a quello che era stato montato in origine. Allora bimbi, dopo aver cambiato i transistor, che fra parentesi i transistor erano l'ho scelti, ce ne avevo diversi, l'ho selezionati, quelli che ci ho messo erano selezionati con più o meno lo stesso guadagno. Ora tarerò il bias e devo tarare quel trimmer lì e il suo fratello, che è questo qui. Praticamente tariamo a questo punto tutti e due i bias, guardiamo che la cosa torni, sicché vi inquadrerò il multimetro direttamente e io regolerò uno alla volta quei trimmer lì, mettendomi sui test point. Allora scusate i riflessi, ma comunque sono accettabili. Allora vi dico quello che farò. Ora accendo l'amplificatore e la Bibbia della Marantz dice che devo tarare la corrente di bias a 8 mV 30 secondi dopo che ho acceso l'amplificatore, ed è quello, diciamo, che farò. Accendo l'amplificatore, aspettiamo 30 secondi, sono precisi quelli della Marantz, mica discorsi, e mi metterò a circa 8 mV, le stiamo già superando, vediamo un attimino di mettersi a 8 mV, 9, 7, 6, si regola un po' male questa trimmer. Ora siamo a 8 mV e ora farà la stessa cosa con l'altro canale. L'altro canale, come vedete, è completamente fuori di ogni grazia di Dio, perché è veramente alto. Allora ora abbassiamo
o cerchiamo di abbassare, 6 mV, 11 mV, 1 mV, 2 mV, ecco qua, circa 8 mV, e ora poi lo proviamo. Allora, vediamo un po' a questo Marantz, aver cambiato le resistenze, aver cambiato l'integrato che non era il suo, aver cambiato due finali che sono scoppiati, fra parentesi credo di aver capito perché sono scoppiati, perché quando l'ho svitati quelli che c'erano erano lenti praticamente, erano strinti poco e considerando che questo qui quando gliel'avevano restituito non tirava fuori più di 4-5 watt e ovviamente non sono mai scoppiati. Come gli abbiamo dato potenza hanno tirato il calzino, come si suol dire. Io ora aumenterei potenza, dovrebbe erogare circa 65 watt, io vado tutto a mente ovviamente, sicché quelli bravi lo sanno perché lo vanno a vedere, io vado a mente che sono vecchio. Allora siamo vicini al, vediamo un po' di regolare sempre il bilanciamento, siamo sul carico fittizio, siamo a circa 70 watt e siamo andati in clipping. Così siamo, sto cercando di regolare il bilanciamento che sia uguale per tutti e due i canali. Ecco, siamo a 70 watt e l'amplificatore non è neanche ancora in clipping o è vicino, comunque ve lo inquadro perché non ce lo voglio lasciare tanto a 70 watt, vedete? 70 watt un canale, 70 watt l'altro canale. Ora guardo quando va in clipping, ora do un'occhiata a quanti watt va in clipping. In clipping che c'è quasi, praticamente va in clipping circa 80 watt. Ve lo faccio vedere, allargo un attimino, ecco ora è in clipping l'amplificatore, tira fuori quasi 90 watt e non è scoppiato. A questo punto misurerei la distorsione, vi fermo un attimo, preparo e si guarda la distorsione, la misurerei tipo a 40 watt, tanto per avere una via di mezzo. Allora io vi faccio vedere sempre i video che misuro tutto, distorsione, potenza, magari vi annoio anche, comunque. Allora la distorsione di questo amplificatore dovrebbe essere 0,03 e qui siamo 0 perché c'è il punto, ve l'ho già spiegato, che 0,0239, direi che siamo nella regola. Sposto nell'altro, ho spostato all'altro canale e più o meno la distorsione è la stessa, sicché direi che anche questo amplificatore è fatto. Ora lo rimonto e traiamo insieme le conclusioni. Allora una piccola cosa che mi è venuta in mente, meno male prima di chiuderlo. Vi ricordate che questo amplificatore non tirava fuori quasi nulla? Chi gliel'aveva riparato ha detto sì, ma lo devi tenere basso, insomma un sacco di stupidaggine per non dire peggio. Allora vanno tarati i V-meter perché l'avevano messi al massimo. Ora vi faccio vedere una cosa, vedete qui l'amplificatore teoricamente è al massimo e eroga su 60 watt, roba del genere. In realtà ne sta erogando 15, sicché regolerò i V-meter perché mostri la potenza vera, diciamo, erogata. Questo lo regolo io, non ve lo faccio vedere, ma è anche un lavoretto da fare anche questo. I trimmer di taratura del V-meter sono montati dietro il V-meter stesso e sono quei due lì. 1 e 2. Tarandoli si regola al fondo scala del V-meter. La parte di sotto l'ho già rimessa del coperchio e ora metto il coperchio sopra. Purtroppo questo coperchio è un po' rovinato, lo avvito e ci vediamo. Ho riaperto l'amplificatore perché mi sono accorto di una cosa che prima non avevo fatto caso quando l'avevo aperto. Vedete questo filo qui? Ora mentre l'ho chiuso era girato l'amplificatore, sì che non l'ho visto, però quando vado a avvitare l'ultima vita ho detto ma è questo filo qui che sbuca così dal coperchio, ma che roba è? Allora sono andato a vedere, ora vediamo se riesco a avvicinarvi un attimino di più. Praticamente siccome non avevano la spina originale del Marantz, che ora vi faccio vedere com'è, e l'hanno attaccato così e poi lo facevano uscire così di lato, che cioè
non so come si fa a lavorare così. Allora vi faccio vedere la spina originale. Allora, la spina originale, diciamo la presa, chiamiamola come vogliamo, originale dei Marantz è qui, e qui ci avrebbe il suo spinotto. Probabilmente chi non l'aveva ha fatto questa, in toscano si dice topata, questa topata tremenda, con il filo schiacciato qui fra il mobile. E ora rimedierò anche questa cosa qui, ma io comunque non ho parole, Allora, questa è la bella cosa che avevano fatto. Hanno saldato 2 fili alla spina dal dietro e l'hanno fatti passare da una parte qui del mobile, che è anche pericoloso perché è schiacciato sul mobile metallico. Ora vedo un attimino come la posso rimediare e vi faccio vedere come rimedio in qualche maniera, sicuramente meglio di come è stato fatto così, anche se non verrà perfetta. Allora, ci metterò questa spina tipo computer, così uno ci mette un cavo di quelli classici da computer, non ci entra per poco, sicché allargherò un attimino il foro con una lima e poi ci metto questa e ve la faccio vedere quando è finita. Da quella via che ci sono, visto che questo amplificatore non ha la terra, visto che qui ce l'abbiamo la terra, metterò anche la presa di terra collegata alla carcassa. Ecco, qua è allargata, ora c'entra, precisa, e ci metterò la terra, ci metto questa forcellina qui e lo collego sotto, diciamo, il trasformatore, alla vite del trasformatore, così fa, diciamo, bene contatto sul telaio. Ecco fatto, così con qualsiasi spina tipo computer adesso è a posto e c'è anche la terra, così abbiamo rimediato anche questa, dai. Allora l'apparecchio è finito, come da prassi lo lascerò in bruciatura un paio d'ore a volume medio per vedere che non ci sia niente, ma non credo avrà altri problemi. Allora il video è finito, le conclusioni sono che praticamente la prima è: non date apparecchi diciamo a chi alla fine non è in grado di ripararli, a chi non ha un'esperienza diciamo sicura, perché poi vi combina problemi come questi. Avete visto, questo amplificatore alla fine ho dovuto cambiare anche finali perché l'avevano rimontati non strinti, non stretti bene, sicché alla fine sono saltati, e più gli altri componenti, quando in origine probabilmente era solo un problema diciamo di resistenze e di relè. Comunque l'amplificatore ora è a posto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, lasciate un mi piace, lo sapete che potrete contribuire al mantenimento diciamo del canale o mettendo un super mi piace, o ovviamente chi vuole una donazione PayPal, o abbonandovi al canale, e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, che quello non costa niente. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!